Ciao a tutti, come state? Oggi abbiamo un ospite molto 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 speciale, Francesco, che ci parlerà del suo progetto sulle lingue italiane. Come lo sapete, anche in Italia non c'è solamente una lingua e secondo me è un argomento molto interessante e sono molto contenta. Ciao Francesco, come stai? Ciao, ciao, buongiorno. Tutto bene, grazie. Sì. Tutto a posto. Raccontaci un po' sul tuo progetto. Allora, io da un po' di anni avevo cominciato un po' a interessarmi alla questione dei dialetti, come li chiamiamo in Italia, anche se sono effettivamente lingue regionali o minoritarie, e mi ero interessato un po' a tutto questo tema, più da un punto di vista linguistico, scientifico, quindi avevo cominciato a leggere un po' testi accademici, un po' queste cose così in generale. E devo dire che ormai questo tipo di approccio lo affronto già da diversi anni, è una cosa che mi interessa molto, insomma, sono vari contesti che si possono osservare all'interno, insomma, di pubblicazioni accademiche, eccetera. Però diciamo che a un certo punto, da un punto di vista personale, mi sono reso conto che non era più sufficiente per me semplicemente lavorare da un punto di vista diciamo linguistico, più per studiare i fenomeni delle lingue d'Italia, quindi ho deciso di cominciare a studiarle. E quindi è stato proprio un processo personale, un cambiamento abbastanza, diciamo, radicale da questo punto di vista. Ho preso e ho cominciato a studiare attivamente le lingue regionali e le lingue minoritarie che si parlano in Italia. Mhm. E in tutto questo processo, praticamente quello che ho fatto anche è, diciamo, ho cominciato a accumulare vari tipi di risorse, link a insomma, ecco, produzioni video su YouTube, insomma, ecco, qualsiasi tipo di Mhm. documento che fosse disponibile per poter studiare attivamente, no, queste lingue, che siano dizionari, grammatiche e quant'altro, insomma, cose di questo genere. E quindi, insomma, alla fine, un po' da questo punto di vista, avevo accumulato talmente tante cose per me stesso che le mie pagine di preferiti su Chrome erano tantissime e ho detto devo fare ordine, devo fare una biblioteca digitale e quindi ho creato il progetto del mio sito. Sì, questo è bellissimo è anche molto importante perché non è facile trovare risorse, no? Per quelle lingue. Non è come Esatto, per l'italiano puoi esatto. trovare tantissimo. Sì. Esattamente, sì, sì. Infatti diciamo che fondamentalmente allora il problema principale è che anche notavo da un punto di vista diciamo più organizzativo è che non c'è nessun tipo di centralizzazione Mm, e quindi molto spesso tante varianti diverse così si trovano diciamo un po' sparse su internet mm, o che finiscono addirittura alla seconda pagina o alla terza pagina all'interno delle ricerche su Google, perché sì. comunque alla fine non hanno molto traffico web e quindi non hanno tanta visibilizzazione, no, da questo punto di Mm, vista. Quindi alla fine, diciamo, ho fatto un lavoro di centralizzazione e mhm, di sinergia, diciamo, da un certo punto di vista, perché alla fine ogni gruppo, purtroppo, invece di lavorare in maniera più sinergica e quindi mm, collaborare e magari cercare di creare un po' di rapporto diretto, no, tra le mm. varie varianti minoritarie o regionali, purtroppo ognuno lavora nel proprio ambito e non capisce che fondamentalmente in realtà in questo contesto collaborare sarebbe anche una cosa molto produttiva, in realtà renderebbe più forte, no, l'uso, diciamo, più forte la conoscenza e Mhm. l'uso, no, di magari queste lingue in generale, ecco. E quindi sì, Anche hai presentato il tuo progetto sul Polyglot Gathering sì. e mi posso immaginare che c'è avuto molto interesse, no? E magari ci sono persone che ti contattano adesso e c'è questa un po' sinergia, no? Non è solamente tu che fai questa, non lo so, questa lista, se può dire, non lo so, Mm. ma è un po' interattivo e posso anche immaginare che è una cosa che non finisce mai, no? Perché ci sono sempre nuove risorse, eccetera, no? No, infatti, cioè, da questo punto di vista c'è sempre la possibilità di ampliare. Infatti, è un'altra delle cose che ho messo sul sito. Appunto, appunto, finora non l'ho detto, il sito si chiama Mm. linguedialetti.it, è scritto Mhm. proprio tutto insieme. Lo lasceremo E anche qui sotto. perfetto, benissimo.
Sì. E effettivamente tra le tante cose che ho appunto inserito all'interno del sito c'è la possibilità di contattarmi per eventualmente inserire nuove risorse e altre cose che appunto si possono, diciamo, aggiungere a quello che è il contenuto che ho già creato Mh-mh. praticamente. È una biblioteca digitale alla fine, Ah, ecco, che bello. la possibilità di avere, diciamo, link diretti a PDF gratuiti, oppure appunto video o contenuti appunto di, ecco, vari link magari per la didattica, no? Ecco, studiare Mh-mh. direttamente queste lingue. E, la questione anche importante, ecco, da questo punto di vista è che, cioè, cioè, nessuna delle cose che sono presenti sul sito infrangono il copyright, quindi diciamo Ah. tutto materiale che in realtà sarebbe gratuito, e semplicemente quello che ho fatto è stato centralizzare Mh-mh. tutte queste risorse in un unico spazio. Ah, bello. Mi sembra un progetto bellissimo, anche perché è un po' nasciuto da questo interesse tuo, no, all'inizio un Word e poi Sì, era troppo, no, e sì, dopo, così. Questo mi sembra, anche molto bello. Anche so che hai cominciato un canale su Twitch, no, sì, e esattamente. mi chiedevo anche se lì parli anche, non lo so, in napoletano oppure, non lo so, puoi parlare anche un po' di questo se vuoi. Certo, allora praticamente vabbè, il canale di Twitch è un progetto relativamente nuovo, si chiama La Fornator, appunto è il canale. E, fondamentalmente allora quello che mi chiedevi, diciamo, faccio delle dirette speciali ogni tanto, magari su questi argomenti in particolare. Fondamentalmente la base, appunto, il canale lo faccio in 4 lingue, in italiano, in spagnolo, in inglese e in catalano, quindi in maniera Ah, rotativa, diciamo il lunedì faccio sempre diretta in italiano, il martedì sempre diretta in spagnolo e i venerdì ah, alterni che faccio bello. diretta in inglese o in catalano, e una volta al mese faccio una diretta speciale, che significa che o è un IRL, quindi appunto come lo chiamano su Twitch, in real Mhm. life, sarebbe praticamente una diretta magari in un posto speciale. La settimana scorsa, per esempio, ho fatto una diretta direttamente da Ostana, che è appunto un Ah, posto in Piemonte, dove era organizzato un premio letterario, si chiama Premio Ostana, dove ah, erano rappresentate un sacco di lingue minoritarie, un progetto interessantissimo, dove sono stato appunto la settimana scorsa e ho fatto una diretta speciale direttamente da là. mhm. Però appunto ecco l'idea è anche di invitare ospiti speciali, magari ecco appunto poliglotti che possono venire appunto a parlare sul canale un po' delle loro strategie di studio Mhm. delle lingue e questo tipo di approccio, insomma, ecco, per cercare di, diciamo, creare anche in questo contesto un po' più di sinergia, un po' più di Che contatto bello. tra le varie comunità. Ah, mi sembra molto bello, sì. Mhm. Sì, Twitch non l'ho provato perché a me mi fa un po' paura fare dirette, ma Mhm. mi sembra comunque un progetto bello. Anche tu hai detto che parli il catalano, tu Sì, abiti in Barcellona, lo parli sì, benissimo. Se non sapessi che non sei catalano, direi che sei catalano comunque e faremo anche un video in catalano, ma volevo anche fare il video in italiano perché fa certo. tanto tempo fa che non faccio un video in questa lingua e mi manca un po'. Sì, e anche qualcosa che vorrei fare oggi sarebbe di vedere se posso e anche le persone che stanno guardando questi video, sì, se possiamo capire per esempio il napoletano o Mhm. anche non parli solamente il napoletano ma altre lingue e Mm, fare un pochino in ogni lingua per vedere certo. possiamo capire o no e anche magari puoi dire una caratteristica che è molto tipica di questa lingua, pa, 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 Mhm. e vedere se Bene, possiamo. certo, sì, sì, Ma sì, includerò anche i sottotitoli, certo, sottotitoli. certo, sì, No, sì, sì, comunque sì. certo, certo. E boh, niente, se vuoi potremmo parlare un po' napolitano. Ah, mi piace Eh, molto. Capisco, capisco, si capisce. Almeno io. certamente non è assai difficile, si capisce assai, è nata lingua romanza e potremmo capire perfettamente che viene dalla latina, però stanno un sacco di cose l'influenza lo spagnolo, lo catalano per esempio. Mm. Potremmo dire che a differenza principale con l'italiano, fosse questa che usano assai più a struttura Mhm. o verbo tenere, Mhm. e,
per esempio, in napolitano si dice stonga a casa, Ah. come in spagnolo. Mhm. E tengo 29 anni. Ah, si capisce molto bene, mi piace molto. Anche hai detto assai e questo Assai. l'ho ascoltato anche in algarese, può essere? Mhm. Sì, Mhm. assai. Questo passa perché assai napolitane se ne aiuta all'alghera a fare tutte e lavora con il corallo Ah, e se ne jettono all'alghero mhm. a fatica e un napolitano te ne tiene un po' di influenza su algherese. Ah, che interessante. Adesso sto cambiando al catalano. Scusa, ma mi sembra super interessante. Credo che ho capito tutto, magari non tutto 100%, ma con il contesto si capisce. Ah, mi sembra una lingua bella. Tutte Oh. le lingue mi sembrano belle. Sì. E Um, poi il pugliese però è un po' più difficile, la fonetica è un po' più stretta. E mhm. potremmo dire che è un po' come succede con catalano e Mallorca, è Ah, più stretta, più, chiuso, no? più stretta, Ah, più difficile, non può capire. Posso far vedere pure il martinese, che è la variante da Tanem. A Tanem viene da un paesiello che si chiama nella Puglia, nella provincia di Taranto. mhm, Non si capisce proprio bene perché il fatto è che tiene rispetto a napolitana, rispetto a napolitana tiene un sacco di tenasse cose che non si capiscono perché è più vicino al latino, o latino. mhm. Questa lingua è più difficile da capire, è un Mm, po' più chiusa, no? Mi sì, sembra. ci sono molte caratteristiche più vicine al latino Ah, e per anche un quello. sostrato greco abbastanza importante. Per Ah, esempio, allora, una cosa curiosa che faccio sempre presente, in napoletano, per esempio, per dire cugino si dice cugina, però invece cugina. appunto in pugliese, comunque nella variante che parliamo in famiglia, appunto il martinese di Martina Franca, che appunto è un paesino della provincia di Taranto, e si dice Cusapran, che viene da consobrinus, Ah, così pronto. quindi è Sì, più vicino al latino in questo senso. sì. E però ci sono anche tante cose che sono più vicine al greco, per esempio per dire chiodo, quello per mettere appunto un quadro così, Ah, si dice cendr, che viene da kendron, che appunto è in ah. greco, sì. E poi ci sono cose strane, tipo appunto del sostrato illirico, quindi diciamo le lingue che erano presenti nei Balcani precedentemente a appunto le lingue Mhm, slave, e quindi sono più vicine anche al turco, insomma queste caratteristiche qui. E per esempio una parola del vocabolario di base che è molto caratteristica, che è molto strana rispetto al resto delle lingue, diciamo, regionali italiane, e che per esempio per dire padre, stranamente non viene dalla radice pater, come appunto mhm. nel resto, per esempio pat in napoletano, e invece appunto in Puglia si dice attan, che viene da, Oh, appunto, c'è un'altra radice diversa. отец по-русски. Infatti, vedi, In comunque ci russo. sono queste Sì. cose, per esempio in turco mi sembra che abbia la stessa radice, poi vabbè, in basco anche Ah, ce l'ha, ma bello. non ha niente a che vedere, diciamo, è una pura casualità, ecco questo. Però Mhm. sì, sì, ci sono, diciamo, queste caratteristiche particolari che effettivamente rendono un pochino meno intelligibile il napoletano con il pugliese. Infatti, come dicevo, diciamo, ecco, fondamentalmente, ecco, stiamo parlando di un contesto in cui la lingua è la stessa, ma i dialetti sono molto distanti, cioè il gruppo Sì, diciamo dell'Italia del centro-sud, possiamo chiamarlo lingua napoletana, che c'è sempre questa problematica nella definizione, sì.
La lingua napoletana corrisponde all'antico regno di Napoli, escludendo la Calabria del sud e Mhm, la zona del Salento, quindi la punta della Puglia, se mhm, vogliamo dire così. E il resto del territorio fondamentalmente parla cinque macro dialetti, che poi mhm, all'interno sono suddivisi ulteriormente, e appunto questi macro dialetti sono il dialetto campano, che corrisponde a tutta mhm. l'area della Campania, più il sud del Lazio, il dialetto abruzzese, che corrisponde a buona parte dell'Abruzzo e al sud delle Marche, il dialetto molisano, che corrisponde alla zona del Molise, e il dialetto pugliese, che corrisponde alla parte, diciamo, del nord della Puglia, fino appunto alla zona del Salento, e poi appunto il dialetto lucano, che corrisponde alla Basilicata e al nord della Calabria. Ma le persone che parlano queste lingue pensano che è la stessa lingua o si capiscono anche fra di loro o no? Dipende dal contesto, cioè allora un napoletano e un pugliese non si capiscono tra di loro, credo che Mhm, un buon ponte sarebbe tra queste due varianti il dialetto lucano, una persona, questo è un esperimento diciamo involontario che è successo molti anni fa quando ancora vivevo a Firenze e lavoravo insomma come sì. cameriere, con alcuni colleghi non parlavamo in italiano, ognuno parlava la propria Ah, che variante. bello! Io parlavo in pugliese, diciamo il dialetto comunque della zona di mio padre, e un altro mio collega parlava in dialetto lucano perché era di Potenza, appunto della Mhm. Basilicata, e l'altro ragazzo parlava ischitano perché era appunto dell'isola di Ischia di fronte a Napoli. E Ah, ognuno parlava la propria variante e il ragazzo ischitano aveva molti problemi a capirmi e mhm. infatti diciamo in realtà il ragazzo lucano mi capiva molto di più. E quindi sono queste cose che, diciamo, dipendendo dalla distanza, sono Sì. varianti che sono molto frammentate perché non hanno mai avuto uno standard e poi Mhm, soprattutto anche, cioè, diciamo, non c'è non c'è necessariamente una coscienza, appunto, come dicevi tu, no? La coscienza mhm, di formar parte della stessa lingua non c'è. Infatti mhm, la gente molto spesso non dice io parlo pugliese, dice parlo martinese, che è appunto la variante di mhm, Martina Franca, per esempio quella di mio padre, oppure uno dice parlo, per dire, non so, mhm, parlo potentino, parlo altamurano, insomma, parlo le varie varianti, no? Però riferendosi al paese, non riferendosi diciamo in generale a una variante più grande, no? Quindi insomma, e questo mhm, succede un po' lo stesso diciamo anche se meno con la lingua siciliana, che è divisa appunto mhm, in tre parti. Cioè abbiamo mm, diciamo, il dialetto siciliano, che è tutta la parte dell'isola della Sicilia, e il calabrese, che appunto corrisponde a tutta la Calabria del Sud, e il salentino, appunto, che è all'interno mhm, del... Diciamo che, ecco, ehm, per quanto riguarda le varianti del nord c'è più la coscienza, diciamo, di una lingua, e, diciamo, infatti mhm. c'è stato, nonostante formino parte dello stesso gruppo che è il gallo italico, quindi appunto ci sono poi le varie lingue all'interno. Mhm. Diciamo, il gallo italico è un po' un termine per identificare un continuum linguistico, no? Quindi in Ah, questo d'accordo. contesto hai la lingua piemontese, la lingua lombarda, la lingua emiliana, la lingua romagnola e la lingua genovese, diciamo, corrisponde appunto all'area della Liguria. Però ecco, in questo contesto comunque la gente quelle le identifica più come lingue, c'è stato un lavoro molto più lungo di anche magari standardizzazione, arrivare verso un Mm, processo diciamo, più di concretizzazione di un modello, ecco, standard, cosa che sta succedendo per esempio ora nella variante scritta con il lombardo, però appunto ecco, diciamo che anche all'interno queste varianti sono abbastanza frammentate, cioè nel senso alla mhm, fine per dire il lombardo, cioè il lombardo occidentale e il lombardo orientale, che appunto principalmente possiamo identificare con due varianti, diciamo, principali che sono il milanese e il bergamasco. In realtà poi ce ne sono tantissime altre mhm, all'interno, però ecco, non sono tanto intelligibili tra di loro. E a volte è come sempre, quando c'è una lingua che non ha potere, appunto la solita storia, no, di sempre un dialetto è una lingua senza esercito e senza marina, no? E sì. quindi alla fine queste lingue, in realtà che sono appunto lingue, non hanno mai avuto un potere preciso all'interno del paese. Perché? Perché l'Italia è stato un paese frammentatissimo durante moltissimo tempo. L'unificazione alla fine Mhm, cioè, è molto recente, 1861, quindi stiamo parlando di un paese relativamente nuovo e che a livello linguistico comincia a parlare l'italiano come lingua soltanto a partire dagli anni 60, fondamentalmente come lingua madre, cioè la prima mhm, generazione effettivamente bilingue
sono le persone nate negli anni 50-60, con la radio, la TV, diciamo, diventa più Sì. diffuso, diciamo, l'istruzione, quindi la scuola comincia a comunque Mhm. essere diffusa su tutto il paese, praticamente al 100% se non quasi. E, Mhm. e- e poi comunque anche l'altro elemento è che comunque a livello generazionale le nuove generazioni purtroppo diciamo, stanno perdendo queste lingue regionali. Perché? Perché non c'è nessun tipo di riconoscimento. Sono poche le lingue Mm. riconosciute a livello nazionale. È un peccato veramente, anche internet non so se aiuta. Per esempio, il tuo progetto aiuta, no? O Mm. per esempio, spesso penso, non c'è tanta cosa in catalano, per esempio, no? C'è più in spagnolo. Ma anche l'internet può aiutare, ma può anche, in generale, ci sono tante cose che sono purtroppo solamente in inglese o in spagnolo, no? Mhm. Sì, Sì, è un po' diciamo un che peccato. l'accessibilità a questi contenuti purtroppo è sempre ridotta perché, come dicevo prima, non c'è centralizzazione, non c'è Mm. una sinergia, no? Molto spesso magari sono piccoli gruppi che lavorano, no, in un campo più ristretto Sì. e purtroppo, ecco, la cosa anche che è abbastanza importante da tenere in considerazione è che molto spesso magari, ecco, il problema di non trovare risorse è dovuto proprio al fatto che non c'è un riconoscimento reale di queste varianti. Cioè, Mm. fondamentalmente in Italia, se consideriamo tutte la quantità di varianti che ci sono 34. Mhm. 34 appunto varianti, che appunto ecco, sono lingue minoritarie o regionali, e comunque ecco, da questo punto di Mhm. vista sono tantissime. Quelle riconosciute sono soltanto 12. Mhm. Appunto sono le 12 minoranze storiche, però Mhm. ecco, è un riconoscimento assolutamente, diciamo, ridotto, no? E oserei dire discriminatorio in un qualche senso, perché comunque alla fine, perché è più importante, senza togliere nessun tipo di Mhm. valore, anzi, perché è più importante il sardo, il friulano o l'occitano rispetto al napoletano, al veneto o al siciliano, no? Dovrebbero essere riconosciute anche le altre varianti che non sono riconosciute, o tutti o nessuno. Mhm. Sì, ti capisco, ti capisco. E anche questo ti l'ho raccontato anche prima, che prima di cominciare a imparare l'italiano io non ero cosciente che c'era così tanta varietà e anche per quello volevo anche fare questo video perché penso che ci sono tante persone che dicono Italia, l'italiano, basta, e dialetti, ma sono lingue in realtà, sì. Certo. C'è qualche altra lingua che hai imparato che vuoi parlare, condividere con noi o no? Puoi parlare l'Usitan alpen, Ah, de co hai fatto un corso amb un'associazione dello Piemun, hai mhm, fatto un corso tempoei lo febbre e l'hai finito, l'hai accavata lo darriere avril. ah, Auguro sì a fare un po' di pratica, d'accordo? Effettivamente è una lingua ben interessante. La variante che parlo è la variante dello Piemonte, la ah, variante alpenco, che è un po' differente dalla lingua d'Ocean, che è la mhm, variante centrale, mhm, e effettivamente è una variante che ha forse che ha ben influenzo della lingua piemontese mhm, e de co è un mut che se dubro sulomena a las balados occitanos del mm. Piemonte, de co es en piemontés anche. Eh, Ah, mas ah, all'Occitano dell'Autrecan si dice també, també, come in eh, catalano. Ma per esempio esattamente, hai detto la lengo. la lingua. Questo mi sembra interessante perché normalmente o è maschile, no? Ma Mhm. qui è Sí, femminile. generalment, totes les variantes de l'Occitan, bon, totes, più o menys, la A finalo se pronuncia O, Ah, sempre. ah, interessante, Generalment és un, non lo és un sapevo. element, un element
ben presente a tutto, a Mhm. tutto Occitania. Ho fatto un video con Gabriele, Mhm, e ci abbiamo capito molto bene. mhm. E per me comunque ti ho potuto capire abbastanza bene. Per esempio da Co ho D'accord. pensato da Shaw, Mm, ma non ho no. pensato Es anche. Pasako. Eh, Es anche in piemontese. ah, bello. Mhm. Eh, la questione è che comunque io, diciamo, passivamente lavoro sempre un po' su tutte le lingue d'Italia, tutte, ma quasi tutte. Diciamo Mhm. che è anche una cosa che il mio approccio in generale alle lingue, prima di impararle, prima di mettermi a studiarle attivamente, cerco sempre di fare un ascolto passivo, Mhm. diciamo, un lavoro di immersione, che è il più possibile, diciamo, autentico, ascoltando magari radio, magari mettendomi un video su YouTube o alcuni dei contenuti che sono presenti appunto sul sito, sul mio sito, Mhm. semplicemente appunto sono magari contenuti che uno può consumare così. Per esempio ora in questo periodo sto studiando il sardo. Ecco, Ah, un'altra delle lingue che sto studiando, non mi sento magari in grado di non parlare ti preoccupare. sardo, però sì, non posso fare dare, un preni meda, ma è un po' difficile, sì. Fra un paio di mesi possiamo fare ancora un video. Sì, volentieri. Sì, molto bene, mi è piaciuto molto questo video, anche parlare con te e se sei d'accordo possiamo anche fare un video in catalano Certo. perché per me mi sembra incredibile come hai imparato questa lingua, comunque è anche una lingua romanza, ma lo parli veramente come un madrelingua e questo, wow, è E molto... puc parlar una mica alguerès. Ah, l'algarès, molt bé. Me so posat a prendre l'alguerès, la variant algueresa Ah, della llengua, e, beh, és una mica difícil tenir que canviar la variant catalana central amb la variant que se parla all'Alguer. mhm, És una mica difícil, mhm. però poc a poc. Ah, molto bene. Sì, a me piace anche molto l'algherese. Ho fatto anche un video con una ragazza che parla algherese. Mi sembra interessantissimo. Anche è diverso, no? Ci Mm, sono parole sì. che non capisco magari, ma è una lingua, un dialetto bello del Mhm, sì, catalano. sì. Sì, perfetto, grazie tante. Lascerò tutti i link qui sotto e parliamo presto per il video in catalano. Perfetto, alla prossima. Ciao. Ciao!